Avvitatore ad impulsi alimentato a batteria marca 6C modello WH710. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questo interessante utensile che potrebbe tornarvi utile anche durante le vacanze estive se viaggiate in macchina e se purtroppo bucate, perché con questa pistola sarà molto più semplice e veloce andare a sostituire la ruota rispetto alla chiave che ci viene data in dotazione. Naturalmente dobbiamo avere con noi la ruota di scorta, che ultimamente non va più di moda e ahimè. Adesso apriamo questa bella valigetta, vediamo cosa c'è all'interno e andiamo a scoprire tutte le caratteristiche tecniche di questo avviatore ad impulsi. Partiamo subito. La prima cosa che notiamo su questa bella e robusta valigetta è il marchio 6C e il modello WH710. Qui abbiamo questi due comodi scompartimenti per le minuterie. Giriamo la valigetta, qui c'è la maniglia per essere trasportata. Andiamo ad aprire 1 e 2 e olè. Questo è tutto quello che troviamo all'interno. Prima cosa, libretto delle istruzioni. Non c'è la lingua italiana, ma utilizzare questo avviatore è veramente semplice. È una cosa che vi voglio far vedere. Qui abbiamo 3 velocità e ogni velocità è espressa in giri al minuto, quindi questa è una tabella molto importante che potrebbe tornarci utile. Andando avanti troviamo subito la nostra bella pistola. Devo dire molto robusta, fatta bene, piena di gomme, quindi molto ergonomica. Sulla pistola abbiamo naturalmente la possibilità di andare a avvitare e svitare, quindi vi faccio vedere, abbiamo avanti e indietro, come ho detto, belle gomme. Qui abbiamo anche un LED che ci andrà ad illuminare quello che stiamo svitando. Poi andiamo avanti, ci vengono fornite 6 bussole, partiamo dalla più piccola, eccola qui che è la 14, fino alla 22 che è la più grande. Qui abbiamo un kit di serraggio per le bussole che poi andiamo a vedere insieme e abbiamo due belle batterie. Allora, qui sulla batteria leggiamo 21 volt, ma in realtà qui c'è il modello della batteria e le volte sono 18.5. Comunque batteria da 4 A, devo dire batteria molto potente. Andiamo avanti. Qui c'è il caricabatterie, riesce a caricare una batteria in 2 ore. Mettere la batteria è veramente semplice, si fa scivolare nella slitta ed è fissata, quindi pronta per essere ricaricata. Si preme il tasto e si sfila. Qui abbiamo 2 batterie identiche, vi faccio vedere, quindi identiche. LED di stato della batteria non le ho ricaricate, la batteria è quasi completamente carica. Adesso inseriamo la batteria nell'avvitatore, sempre in questo modo, quindi abbiamo qui sotto il livello della batteria. Questo avvitatore mi piace perché sembra essere molto robusto nonostante sia un avvitatore non professionale. Con la batteria pesa circa 2,5 kg e, cosa importante, abbiamo un motore brushless. Questo tipo di motore è progettato per durare più a lungo e per essere più potente rispetto a un motore con le spazzole. Abbiamo una coppia dichiarata in svitamento di 800 Nm e in avvitamento di 670 Nm. Abbiamo visto che in avvitamento abbiamo 3 velocità, abbiamo visto dal libretto delle istruzioni, e in svitamento abbiamo solo 2 possibilità, o questa continua o se premiamo abbiamo questa che si blocca quando non sente il peso, quindi molto importante perché quando l'avviatore non sente più la trazione, quindi il bullone è stato svitato, si blocca, quindi in questo modo andremo a non perdere il bullone. Adesso vediamo come funziona il kit di fissaggio delle bussole. Come detto prima ci vengono fornite 6 bussole che vanno dalla 14 alla 22. Comunque abbiamo la 14, 17, 18, 19, 21 e 22. Allora, questo è il kit di serraggio. Come è composto questo kit? Abbiamo dei pernetti e delle guarnizioni, diciamo degli O-ring. Allora, e li mettiamo qui. Prendiamo per dire una bussola, in questo caso abbiamo preso la 19 e vediamo che il mandrino da mezzo pollice ha un buco e così anche la bussola ha un buco. Quindi mettiamo la bussola in corrispondenza del buco, ok? Così. Prima cosa però facciamo così. Prendiamo l'O-ring e lo inseriamo qui dentro, in questo modo. E adesso facciamo, come abbiamo fatto prima, corrispondere, coincidere i due buchi. Una volta che abbiamo fatto coincidere i due buchi, prendiamo il perno e lo inseriamo all'interno. Col dito sotto lo teniamo e adesso facciamo scorrere l'O-ring su questa fessura, in questo modo, così la bussola è ferma. Questo serve sicuramente quando la bussola si sta usurando, quindi in questo modo rimarrà sempre ben ferma e ben salda quando utilizziamo il nostro avvitatore, quindi devo dire molto utile. Adesso andiamo a vedere le velocità. Allora, naturalmente per le velocità deve stare su avvitamento, quindi sul serraggio dei bulloni,
e abbiamo qui sotto i LED. Quindi abbiamo HML. H è massima velocità. Ripremiamo una volta, passiamo a M, media, ripremiamo L, bassa velocità. Qui andiamo a cambiare il settore, quindi adesso stiamo in svittamento e abbiamo tutti i LED accesi o tutti i LED spenti. Tutti i LED spenti, continua, tutti i LED accesi, la modalità che si blocca quando praticamente non sente più il carico. Questa modalità mi piace veramente tanto. Bene, quindi adesso non manca che la prova pratica, quindi scendiamo in garage. L'altra settimana ho bucato la ruota anteriore della mia automobile, quindi il gommista ha utilizzato per smontare la mia ruota la sua pistola professionale, quindi ha serrato i bulloni della mia gomma con la pistola professionale. Quindi vediamo se questo avvitatore ad impulsi non professionale riuscirà a svitare correttamente i bulloni avvitati dalla pistola professionale. Scendiamo in garage e vediamo come si comporta. Questa è la gomma riparata dal gommista. Proviamo a svitare il primo bullone in maniera manuale, quindi con una chiave. Ho montato una 17 e vediamo quanta forza devo applicare per svitare il bullone. Iniziamo. Niente da fare. Cambiamo bullone, magari ne troviamo uno un pochettino più lento. Se mi trovassi per strada sarebbe un problema sostituire la gomma, perché con la chiave non riesco. Avvitatore, montiamo la batteria, prendiamo anche qui una 17. Andiamo a svitare. Utilizzo la funzione che si blocca quando il bullone è lento, quindi questa. Ok. Proviamo. Svitato. Secondo. Svitato. Devo dire che vengono svitati anche velocemente senza applicare tanta forza, quindi riavvitiamo. 1. Mi raccomando, quando riavvitate andate sempre piano. Ok, svitiamo quest'altri. Ok. Ok. Ok, quindi sarei riuscito a svitare tranquillamente tutti e 5 i bulloni e possiamo dire che la batteria è rimasta tale e quale. Riavvitiamo tutto. Adesso provo a risvitare i bulloni con la chiave. Vediamo se effettivamente magari ci riesco, se è stata applicata meno forza dalla pistola. Niente, non va. E non va. Quindi la forza applicata diciamo che potrebbe essere la stessa. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. La prova è stata superata anche bene, è riuscito a svitare senza problemi 5 bulloni che precedentemente erano stati serrati con una pistola professionale, quindi direi veramente ottimo prodotto. Sicuramente indispensabile da portare in viaggio perché, come abbiamo visto, io a mano non sono riuscito a svitare i bulloni, quindi lo inserite direttamente nella ruota di scorta, vi portate una batteria e la bussola adatta per svitare le vostre ruote e il gioco è fatto. Nella descrizione del video vi lascio tutti i link per andarlo a vedere, il prezzo si aggira intorno ai 100 euro, quindi devo dire anche economico. Come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti, ci vediamo al prossimo video, a presto, Flavio.